Dimmi come la vedi. Allora, la vedo seduta dentro una specie di gommone rotondo, Mhm. ok, dove ci può stare solo lei come grandezza e, e praticamente viene trascinata da questa corrente, non è acqua, è come se fosse un fiume di aria, boh. Eh, e viene spinta da tutte, diciamo, questi. Dimmi. Boh, possono esseri particolari sulle, diciamo, sulle coste e la spingono da una costa all'altra e va verso il basso, diciamo, no? Continua A col largo. corso. No, è tipo un fiume d'aria, quindi va verso la Esterno. foce, Ah, esatto, ok. di questo fiume d'aria, ecco, e viene spinta tra una costa e l'altra. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Vittoria, vittoria, vittoria. Vibrazione. 4,5 miliardi. Consapevolezza. 136. PSPE. 33,67. Vite precedenti. 2825. Cervello. 9,3. Interferenze eteriche. Allora, c'è questo umanoide bianco, che è tendenzialmente bianco, cioè bianco, eh, quasi dei lineamenti un po' spigolosi, Mhm. con un mantello nero, le braccia molto magre. Come se l'è procurato l'umanoide bianco. Col mago bianco? No, mi viene più no, da quando era piccola attraverso la religione cattolica. Mhm. Mm, mm, mm. Ok, poi? Cioè, che DNA ha il mago Mm. bianco? L'umanoide bianco? A secondo universo. Ah, va bene. Poi, Un falconiforme, mhm, un leonide, mhm. e poi allora c'è un grigio piccolo e dietro mi dice, il grigio mi dice Afrodite. DNA? Mi viene secondo universo anche qua. EDL? 3. Altre eteriche? No, basta. Mentali?
se ci sono ovviamente, perché non è che Mhm. debbono esserci sempre. Beh, solitamente è più facile che non ci siano le eteriche che le mentali, no? Di solito. Mhm. Sì. Mm. Allora, una di livello 2 e una di livello 5. 2. Allora, la 2 fa sì che lei, ehm, fa sì che i suoi pensieri non diventino parole, quindi è come se arriva a un certo punto, ok, dal cervello parte il pensiero, arriva fino alla bocca, poi quando arriva alla bocca è come se venisse tolto, e quindi qua quello che esce sono tutte parole che diciamo non c'entrano tanto col pensiero originale, con quello che pensava di dire, ecco. Soprattutto in situazioni nuove o particolari per quell'occasione, ecco. Cioè, diciamo, nell'abitudine, nella routine viene molto spontaneo, le viene molto spontaneo dire le cose. Quando c'è qualcosa di diverso o fuori dalla routine, invece le succede questo fenomeno, che è proprio come se il pensiero arrivato qua non c'è più, e quindi non può essere espresso perché è svanito. Mhm. E la 5? Mm. La 5 ha proprio questo, ehm, fa sì che lei vada quasi in ansia, quasi, sì, quest'ansia, questa paura proprio di rimanere senza nessuno, ma vedo proprio in eterico che è come se lei sentisse il vuoto al posto delle persone a lei vicine. E questo fa l'ansia e la paura, no? È come se quando lei pensa a una potenziale morte di qualcuno o separazione da qualcuno a lei caro, è proprio come se percepisse appena vicino a lei il vuoto al posto di quella persona, Ok. e questo le provoca l'ansia e la paura. Come si chiama questa entità 5? De, de, de Burker. No, niente, non ha un... De Burker. Che vuol dire? No, quello che vi fa vedere è proprio come se ci fosse una pressione negativa che tira giù. Dove lei vede il vuoto, no? Come se ci fosse il vuoto dove le persone cadono dentro e vanno nell'infinito, non si vedono più nel vuoto. Impianti. Ci sono? Sì, allora ce n'è uno mentale che è una, tipo una sfera più o meno tra i due occhi all'interno della testa, ok? Che è come se ogni tanto si illuminasse, come se fosse un allarme, una sirena. Occhi, quindi. Sì. Quindi il problema che aveva agli occhi è legato a questo impianto. Assolutamente sì. Poi? Poi ne ha uno eterico. Mm.
più o meno qua, in mezzo alla gola, e viene utilizzato anche dall'entità mentale 2 per Mhm. bloccare le parole. Poi? Alla spalla, dove lei ha male, vedo proprio Destra, ok. è come se avesse mm, una capsula proprio sopra Una spallina. all'articolazione, sì, esatto, sopra l'articolazione. Quelle spalline delle tute da moto, non so se è Ecco, presente. esatto, Sono delle sì, conchiglie, delle capsule. esattamente, Come esatto. una placca a forma di mano, Sì, diciamo, che prende la forma di una mano che metti sulla spalla. sì, esatto. Quindi per la spalla destra Mm, è questo impianto. sì, è Chi li ha quell'impianto messi? lì. Ci sono altri impianti? Ce ne sono altri 3, uno più o meno in mezzo all'addome, dove, diciamo sotto dove c'è l'ombelico in mezzo all'addome, e 2 sulle ginocchia, uno a destra e uno a sinistra. Ok, basta. Sì, Chi li ha messi tutte queste entità? sì. Ok. Mm. Il marito ha un'anima gemella? 25 anni di matrimonio, ma è un litigio. I primi sono arrivati con i Cinivac. Allora, stavo guardando se fossero fiamme. Anima gemella, sì. È una cosa strana, nel senso, può essere, è come se, eh, vedo le loro PS che non sono una sfera unica, ma sono unite in un punto e sono, no? Come 2 sfere ma unite in un punto. Mhm. Quindi, Anima fine. sì, Livello? è livello alto alto, che hanno già una parte unita. 5 più, 5. Mm, sì, 5 più, decisamente. Mm. Il fatto che lui sia cinivaccato e lei no, impedisce la trasformazione in fiamma? Sì, esatto. Ta-ta. Poi, Assolutamente, perché eh, assolutamente. marito nel cinema. Eco, perché eco? Arapampunché, arapampunché. Perché A tutti l'eco? quanti. A tutti quelli che arrivano. Le due là, l'ignorante. L'ignorante e il dimenticante la lingua italiana. Vabbè, via, via, via. Con Arapampuché tatuato sulla fronte. Tutte e due. Bonnie and Clyde. Mm. Flick e Flock. Igno errante. Non dire parolacce. Non sta bene per un bocca di una signora. Eh, Arapampuché. Allora, dicevamo, cinema, marito, viene? sì, 2 figli, tutti e 2 maschi. mhm, Vengono? sì, Le rispettive ragazze. vengono, sì.
la madre, la sorella, Mhm. il cognato. Sì, il cognato direi che può andare perché è venuto, ma Via, 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 fa niente. sì, Non vuole stare, vuole spiare, esatto. vuole rompere, No, via, no, è fuori, venuto fuori il solo cognato. perché gli ha detto la moglie, ma è abbastanza scocciato, quindi io direi che può andare. Vite precedenti di Vittoria con madre e sorella, ci sono? Che spieghino questo particolare rapporto. Lei praticamente condivide la sua passione per la consapevolezza, la sua passione, insomma, la consapevolezza, gli studi, Mhm. le ricerche, i nostri video e così via, con la madre e la sorella. Mm. Sì, allora, c'è questa cosa particolare che nelle, diciamo, dalle ultime 4 vite che hanno vissuto assieme, Mhm. le loro PS è come se si fossero accordate Mhm. di nascere sempre così, quindi la madre madre e le loro 2 sorelle, per un po' di vite. Cioè, tutte le volte che si incontrano devono incontrarsi così, ecco. Perché? È come se stanno vedendo cosa porta questa unione di intenti di consapevolezza e evoluzione. È come se si dessero suggerimenti una con l'altra, le PS. Mm. No? Quindi ognuna nel suo corpo, nel suo ruolo, che vive il suo percorso di consapevolezza ed evoluzione nelle varie vite, e è come se le PS poi si scambiassero le opinioni. ehm, Anche il fatto che siano cioè, tutte e tre femmine, no? È come se eh, col supporto una dell'altra volessero provare a vedere se riescono a accelerare la consapevolezza e l'evoluzione. Diciamo, è un'esperienza così. Dandosi consigli tra loro. Sono anime gemelle, ovviamente. Tutte e tre. Sì. Mm. Va bene. C'è questa cosa particolare, cioè in eterico io vedo come se vedessi un triangolo con i 3 vertici che sono le PS e delle righe che uniscono le PS. Ok. Causa esoterica del non sapersi difendere. Allora, dire tutte e due le entità mentali, una che fa sì che lei non riesca a esprimersi e l'altra che le dà la paura di perdere le persone, fa sì che lei stia un po' in sordina, che non reagisca proprio. Cioè ha paura di fare disastri, tra virgolette, no? Quindi eh, piuttosto non agisce, piuttosto che dire cose che non corrispondono a quello che sente e rischiare di perdere le persone, lei non si ferma e non reagisce. Non si sente sicura di poter star- stare bene dopo che ha reagito. Ma quindi è un'entità mentale? Tutte e due insieme, le vedo tutte e due assieme che lavorano per questa cosa. Paura rifiuto, paura abbandono. Mm, sì, esatto. Mhm. Bloccata a livello emozionale. E quello sono più invece il programma, il progetto che hanno, a cui lei è sottoposta. Eh,
con che si chiama? Progetto? flatline, linea piatta. Vedo lei durante l'abduction è come se in eterico producono proprio come se ci fosse una lastra tra l'impianto che ha qui nell'addome e i due sulle ginocchia per uniformare, rendere tutte uguali le emozioni, cioè un'apatia, no? Quindi senza emozioni, come se fosse tutto uguale, cioè non c'è sbalzo. Mhm. E quindi è proprio un essere bloccata, un essere Flat. flat, Flat. esatto. Sì. Ok, chiamiamo nel cinema il mago bianco, questo trentenne che le metteva i cristalli sulla fronte, sulla testa, eccetera. Ci sono tanti corsi e attività che ha fatto Vittoria, è molto curiosa. Abbiamo selezionato il mago bianco. Chiamiamolo nel cinema, viene? Allora verrebbe, ma con l'intento di, come se volesse cancellare la memoria. Mhm. E quindi io l'ho lasciato fuori A memoria di chi? della sessione, tutti noi. Ma come si permette? Ma scusa, ma poi non può, quindi. Eh no, infatti non può, però già solo che ha l'idea, no? Vabbè, è fuori. Esatto. Quindi vabbè, è inutile analizzarlo, no? Un cialtrone. Mm, Preferito? mm. E lì c'è l'altra interferenza, quella del grigio con Afrodite. Ecco cos'è quello che è arrivato lì. È come se... Vabbè, secondo universo. sì. Quegli aggeggi che ci ha fatto vedere, che non ricordo il nome, tanto non possiamo dirlo, sono interferiti o no? Più che interferiti, allora creano un campo fertile per le interferenze, ecco, perché muovono proprio un campo energetico molto concentrato. È come se vedessi che aprono un cono, sai, sembra quasi l'immagine che vedo è un po' simile, sai, alle trappole che buttavano per i Ghostbusters, nei Mhm, Ghostbusters, che mhm, aprivano un canale mhm. di luce, di energia. Ecco, vedo da quell'aggeggio che ci ha mostrato proprio uscire tipo un cono di concentrazione energetica. Causa esoterica del fatto che da tutti questi corsi, esperienze, poi non va mai avanti. È la sua PS che... Quindi non le So- servono. No, Come mai? Forse che lei è il capo, lei è è il dio? certo. Che lei non ha bisogno di un guru o di un maestro, come prima ci Mhm. raccontava. Il mio maestro, io pensavo, perché hai bisogno di un maestro? Sì, infatti, no, no, assolutamente. La sua PS a furia di... allora, ha fatto sì che lei non arrivasse mai in fondo, fino a che poi l'ha fatta arrivare qua, proprio per farle vedere che, cioè farle consapevolizzare che lei è la creatrice di se stessa, che lei, Dio, che lei non ha bisogno di nessuno fuori, può creare tutto da dentro. Diciamo, a livello mentale lo sapeva già, ma arrivando qua lo può proprio sentire. E la sua PS le ha fatto, ehm, diciamo, sbattere la testa, no? In tutti i vari Mhm. percorsi. Diciamo per fortuna, nel senso che lei si è accorta della, mm, del rifiuto della PS, no, verso i vari percorsi. E questo è stato buono per lei. Ok, causa esoterica dell'incidente nell'89, d'auto nell'89. Abduction per mettere l'impianto, questo qua.
alla spalla. Mm, sì. Fulmini arcobaleno. Allora, sono delle abduction. Allora, come posso dire, è tipo una reazione che le hanno fatto vedere durante l'abduction, il tentativo di abduction più che altro perché l'APS è come se si risvegliasse tutte le volte per dirle svegliati, 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 quindi diciamo la reazione a questa energia Mhm. mm, è proprio la visione di questi arcobaleni. È come se allora la PS le diceva svegliati e le interferenze per cercare di tenerla nell'abduction le facevano vedere gli arcobaleni, no? Mhm. Per attirarla. Quindi è proprio questo contrasto che è durato per un po' di minuti fino a quando poi hanno Finito il lavoro. desistito. Sì. UFO, Un'altra abduction la caduta, notte prima. Mm. caduta dalle scale. Mm. Sì, allora, caduto dalle scale. Lì è un tentativo, ma non sono riusciti a mettere l'impianto, no. Se- Non sono riusciti a mettere gli impianti che volevano. Han provato a mettere degli impianti nei piedi, nelle caviglie, ma la PS è riuscita, cioè si è accorta, la sua PS, diciamo, è stata molto attiva sul fisico di Vittoria per contrastare tutte queste azioni nella sua vita, quindi molte è riuscita a evitarle per la PS. Va bene, sogna di volare. Lì un adduction. Al Astronave, ritorno, direi. stessa roba. Sì. Astronave. Mhm. Torna nell'universo. Uguale, io vedo abduction. Anche il fatto che lei si senta a casa è proprio quello che le vogliono fare credere. Sempre per il fatto che è cosciente durante l'abduction, quello che creano a livello mentale è una sensazione piacevole e di benessere per far sì che uno non voglia andare via. Mm. Ok, cosa succede nel cinema? Allora, la sorella e la mamma esultano che non vedono l'ora di farlo loro. Mhm. Sai anche, mi è venuta adesso questa informazione, sai anche il fatto che lei diceva prima che si sono accordate tutte e tre per fare le sessioni e per ognuna eh, guardare un aspetto diverso anche di cose che sono successe a tutte e tre, eh? Mhm. Oppure disincarnati così. Ecco, è quel discorso che vedevo prima, è proprio le PS che si accordano per fare un'esperienza in tre, multipla, no? Quindi di vari aspetti e poi scambiarsi le informazioni. Stanno provando a fare questa esperienza così. Ecco, mi è arrivata adesso mentre mi dicevi del cinema. Ok, diossido di cloro, antidoto universale per il Cinivac. Connettiamoci con questo argomento. Mentre lo fai e ti connetti a questo argomento, mi aspetti Mhm, solo 5 minuti, 5 secondi mhm. e torno subito.
Ok, eccomi. Come vedi questa sostanza miracolosa in soluzione cosa? Allora, quello che vedo è che contrasta, può contrastare col tempo l'azione patologica del siero. Vedo che questo siero continua ad andare in circolo e è come se col lavoro che fa a parte l'informazione che porta, perché porta un'informazione, no? O l'RNA o il DNA. E quindi quello è l'informazione specifica che può dare a ogni persona diversa perché ognuno è a sé, ma oltre a quello vedo proprio che ha un'azione patologica che aumenta nel tempo, nel senso vedo proprio che è come se girasse nel corpo e costruisse, diciamo, la patologia nell'organismo, no? Mhm. Ecco, diciamo, quello che ho visto è che questo siero può contrastare questa cosa. Con il tempo è come se andasse a ripulire tutta questa massa patologica, tra virgolette, questo processo patologico, no? Come se andasse a ripulirlo sempre di più nel tempo e quello che vedo rimane, alla fine rimane questa struttura che potrei dire metallica, fatta di componenti magnetiche, non so, sembra tipo un ingranaggio, tipo una pinza, non lo so, quello che vedo è come se si strutturasse una pinza. Ecco, però quella parte lì non vedo che riesce a neutralizzarla, a demolirla. No. Quindi sì e no, in Mm, parte sì, una parte no. sì. Come sempre, il miglior antidoto è non farsi nessuna Mm, punturina, certo. che ha alla base, a monte, una certa consapevolezza. È un po' come se in questi tempi si arrivasse a un esame finale che preparato va Mm. avanti, chi non è preparato Ah se ne va sì, dal è gioco. proprio così. Mm. Sembra crudele da dire, però chi c'è, chi non c'è, non c'è, Mm, insomma. mm, 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 Spiace mm, dirlo, però chi non mm. ha la consapevolezza di leggersi anche solo con senso informato della punturina, se non sa Mm, leggere, magari è pure il suo mestiere, no? In alcuni casi, mm. purtroppo, ahimè. Eh, ma non se lo legge, cioè la gente firma, così, Senza legge, sì. firma. Ma sì, lo Stato, Mm, lo Stato mi vuole bene, certo, come no. mm. Firma, firma. E se firmi, Proprio. firmi. Certo, non è Sì. che poi c'è poi la bevandina miracolosa. Hai firmato, Infatti. fanno Mm. tutti così. Ciao. Brava. Vai. Arapampuché. Devo dire che davanti a questa cosa un Arapampuché ci sta sempre molto bene. Certo. A tutti, Mm, proprio. A tutti quelli che vogliono firmare e fare. Però l'importante è che non rompano il cazzo agli altri. Non dire mm. parolacce. Va bene, Diossido. Io mi vergogno un po', però ci sono i 3 giorni di buio, tutto può esserci, tutto può arrivare, tutto può, anche lì internet decide e noi seguiamo, Mm. anche no, No. assolutamente no. 3 giorni di buio, sì, no, non lo chiederei neanche. Facciamo delle cose interessanti invece, chiamiamo i disincarnati. Il padre, che Vittorio ha definito rettiliano, e il ragazzino quindicenne morto suicida. Solo questi due, senza parenti e amici, perché sappiamo noi perché. Cioè, senza gli avi, no? Mhm. Mhm. Il padre arriva, Sì. come lo vedi?
Allora, lo vedo. Mi viene da dire spigoloso, nel senso, sai, quei corpi un po' tutti. Sì, viene questo termine, no? Quindi con le articolazioni che sporgono, un po' così. Mhm. Eh, mm, severo, lo vedo severo e serio. Eh, mm, dice che lui è così, come se fosse ancora in vita, lo dice, mm, perché così tiene tutto sotto controllo. Mm, Diamogli una Vic, ma intanto chiamiamo il quindicenne. mhm. Ok. Sì, è arrivato il quindicenne. Come lo vedi? Lo vedo ancora. Se non mi ricordo se si è impiccato, non mi ricordo. Però io lo vedo attaccato ancora alla corda, quindi arriva così. Mhm. Non lo so, Vittoria è morto così? No. Vabbè, è la rappresentazione di come... Infatti, lui dice che aveva scoperto una cosa di sé per cui l'unica soluzione era fare farla finita. Non ha trovato altre Ah, soluzioni. ok. Mhm. Vabbè. Mm. Vic anche a lui? Mm. Cioè, orientamento sessuale? Di più, nel senso quello, ma ha scoperto di essere malato. Di una qualche malattia. Mm. O aveva il sospetto, comunque non c'era altra soluzione. Vic? Mhm. Le malattie non esistono, l'orientamento sessuale non Mm. esiste, il sesso con cui si nasce non esiste, sono tutte convenzioni del gioco. Mhm. Dentro questo, tutto questo c'è dentro la VIC. Mm. Tutto è un gioco, non abbiamo bisogno di guru, non abbiamo bisogno di maestri, dobbiamo solo Mhm. tornare a ricordare e sapere delle cose e Mhm. impararne delle altre, Mm. che in quanto anime non sappiamo, non conosciamo. Per esempio la morte, non sappiamo cosa sia. La Mhm. stiamo sperimentando qua, ma è finta Mhm. anche quella, perché poi non c'è Sì. una morte. C'è l'abbandono di tutto quello a cui ti sei affezionato. Mm. No, che bella definizione. Mm. Sì, è un po' come i giochi dei bimbi, no? Mi viene. Come un po'. mm. Ogni età ha il suo gioco, no? Quindi qui ogni, es- ogni vita che vivi è un'esperienza in più e quindi lasci il gioco vecchio della vecchia esperienza e prendi il gioco nuovo per la nuova esperienza. Mm. No? Mm. Ok, che fanno questi Mhm. due? Vogliono lasciare un messaggio? Partiamo dal padre, alla figlia, contemporaneamente, visto che vedrà il video, anche all'altra figlia e la moglie. Mhm. No, vuole dire che adesso vedendo dall'alto dice non avrei potuto fare diversamente in questa vita che essere rigido e
inquadrato perché era l'unico, se io non avessi fatto così sarei stato male tutta la vita. Mm, cioè, mi sarei fatto prendere dall'ansia e dalla paura tutta la vita, quindi questo era l'unico modo che io avevo per stare un po' in equilibrio. Mm. E il ragazzo? No, ho perso il controllo della mia vita e era troppo per me, quindi ho preferito, cioè non ho trovato altra soluzione, era diventato troppo. Sì, ma ora che vede le cose come stanno, cosa vuole dire? Adesso che è che era, cioè si rende conto che era l'esperienza lì e quindi mm, cioè non sa neanche cosa dire, nel senso, vede l'esperienza, vedo che ha visto l'esperienza, ha l'informazione, ora quella cosa lì non la vuole più fare, nel senso è pronto a fare una nuova vita togliendo quella parte lì, cioè vedendo che sono esperienze, come se mm, cioè in questo momento è come se lui sapesse, eh, ecco, vedo questa cosa qua, è come se quando noi gli diamo la VIC, che diciamo si liberano un po' dell'esperienza, quindi è come se la vedessero dall'alto e vedono cioè diventano neutri e la vedono come informazioni. Poi sanno che quando vanno poi nel portale aureo dove possono poi decidere di tornare a incarnarsi, sanno eh, di non scegliere più quell'esperienza lì che hanno fatto fino in fondo. Mhm. Quindi è come se dall'alto scartassero tutte le incarnazioni con quell'esperienza già fatta. Ecco, questo voleva dire. Apriamo per loro il portale aureo e li salutiamo. Mhm. Ok. Ok, fatto. Perfetto. Allora, abbiamo visto tutto. A me però, quando ci sono queste sessioni piene di dettagli, di cose, non è che piaccia molto. Si fa un poco lavoro. Vorrei che Vittoria facesse del lavoro su se stessa adesso, Mhm. andasse a farci vedere qualche cosa alla sua PS, delle sue vite precedenti, delle sue esperienze, di tanti corsi, che ci insegnasse, facesse vedere, diciamo, la Vittoria che ha una mente, un corpo e che sta guardando questa sessione, qualche cosa di concreto. Mhm. Lei è lì, ha tanto tempo a disposizione, studia, ci sono tanti. Pronto? Scusami, ho Ok. schiacciato il tasto. Dicevo, lei è lì che ha Mhm. tanto tempo a disposizione, studia, si informa ed è circondata dalla sua famiglia che si è cinivaccata, che non studia, che non si informa, non gliene frega niente, probabilmente lei è considerata anche un po' la pazza, eccetera. E lei è molto preoccupata, perché tutti cinivaccati, tutti che dicono che lei è pazza o che comunque deve stare zitta, ipotizzo, ovviamente. Che succede? Qual è il punto? Perché lei è infilata in questa situazione? Cosa deve imparare? PS al banco degli imputati. La PS è proprio l'esperienza che deve fare in questa vita è proprio quella di superare quella paura dell'abbandono che si trascina. Allora, la PS in questa vita ha scelto di nuovo di riprendere questa esperienza dell'abbandono perché l'ha vissuta in altre vite, vedo, ma non è mai riuscita ad arrivare in fondo avendola capita, cioè avendola consapevolizzata completamente. Ok, quindi è sempre morta, cioè è sempre arrivata alla fine della sua vita, quindi alla morte, ancora col senso dell'abbandono. E quindi la PS ha riscelto come argomento principale di questa vita il senso dell'abbandono, la paura e l'ansia dell'abbandono. E quindi è proprio su questo che
che la PS vuole che Vittoria porti la sua attenzione, ok? Sul concentrarsi che lei è Dio, lei è la creatrice di tutto, proprio concentrarsi sulla sua energia, sulla sua forza, sul lavoro su di sé. È proprio, la vedo, no? Mi fa vedere proprio lavoro su di sé per far sì che poi tutto il resto, tutte le paure riguardo agli altri svaniscano automaticamente. Perché si sente forte, si sente indipendente, sente che poi quello che fa per i figli o per il marito è quello che farà, non sarà per la paura di perderli, quindi tenerli vivi per lei, ma sarà per questo, eh, semplicemente la vita insieme a altre persone che hanno la loro strada, che magari chiedono aiuto o supporto e in quel caso lì allora glielo si dà, ma proprio viverlo diversamente, non con quest'ansia di tenerli sempre vivi e presenti. Mm. Quindi proprio la PS sta dicendo a Vittoria di fare delle azioni per sé, per vedere, non è aumentare, perché è solo questione di consapevolezza e di sentirla, la propria forza, la propria capacità di essere creatori di tutto. Perché non è che aumenta, è solo da vedere, da sbloccare. Il marito che fa nel cinema davanti a questa visione? Si fa un respiro di sollievo perché si sente più leggero e così anche i figli si sentivano un po' carichi dall'aspettativa, no? Della mamma e della moglie, inconsciamente ovviamente, ma ecco, M- spesso, Madre, mm. madre e sorella? Allora, eh, per quel meccanismo che ti dicevo prima, no? Lo scambio di informazioni, loro vedono l'aspetto suo su cui deve lavorare lei, ok, e lo traslano su di loro, quindi eh, la sorella è più un senso più che di paura dell'abbandono in sé, è proprio tipo eh, quasi più possesso, no? Nel senso, ecco, lei deve consapevolizzare che la vera energia non è nella Matrix, ecco, Mhm. ma è in altre dimensioni. Cioè si Mhm. può sentire anche in altre, ecco, quindi anche il legame con le persone per lei ora è più un appropriarsi delle persone, ok? E Mhm. invece è proprio lasciarle andare in quel senso. E la mamma invece è più gestirle è una parola un po' brutta, ma nel senso, se le persone sono come lei vuole, quindi muoverle per metterle nel teatrino come vorrebbe lei, lei è più tranquilla. Quindi deve proprio imparare a lasciare andare il controllo sugli altri. Vabbè. Ecco, quindi c'è questo aspetto qua. Vittoria ha il cluster che l'aspetta. Mhm, Ci vuole andare? sì. Prego. Mhm. Vediamo che succede. Sì, ogni vita è fatta da una specie di cerchio che crea una specie di corona con dei bastoncini che sopra sono colorati, hanno la fine tondeggiante colorata. Ogni bastoncino è un contratto di una vita. Li vuole tenere? No,
prendo il portale definitivo. E butta tutto dentro. Ma se tutte le volte sanno fare questa cosa senza che tu gliela mostri, perché non la fanno da soli? Perché non è la loro mente che la fa qua, ma qua è la loro la PS con la PE in eterico, cioè la fanno su altre dimensioni che nella Matrix non tutti riescono a fare Mm. perché c'è il gioco della Matrix che le blocca. È soprattutto una questione di consapevolezza e direi autostima, no? E quindi insicurezza, quindi è proprio le interferenze mentali che fanno credere a tutti di non poterlo fare, la maggior parte di non poterlo fare senza il supporto di qualcuno. Va bene. Mhm. Ad eternum qua. Ok, messa. E vediamo l'avatar com'è. Lei è una di quelle con uomo energia che trattiene l'avatar. È una di quelle che lo ha tenuto. Sì. Mhm. Ok, portale definitivo. Via. E anche qua un ad eternum. Mhm. Questo passaggio diventa sempre più veloce grazie all'aumento di consapevolezza e di frequenza di vittoria. Con queste Sì. nuove condizioni, tutte le esperienze che ha avuto qui in questa vita, i guru, i maestri che le hanno portato a interferenze di vario tipo, impianti di vario tipo, gli impianti, le interferenze, il progetto Flatline, le mentali, le eteriche, gli impianti appunto, c'è ancora qualcosa? No, Ok, nuova frequenza di vittoria. 185 miliardi, Consapevolezza. 183, Anima. 65, Vite. 1931, Cervello. 9.6. Messaggio finale di vittoria a se stessa. Studia e ricerca quello che è per il tuo benessere, per la tua crescita e per la tua consapevolezza e per la tua forza. Eh, tieni sempre le vibrazioni alte, concentrati a tenere le vibrazioni alte, avere in contatto con la natura, a coltivare piante e anche piante, vedo anche piante in casa. Eh, Mhm. mhm, eh, niente, vedo questa cosa qua, sì. Va bene. Cosa fanno nel cinema? Sì, allora i figli e le ragazze dei figli eh, hanno preso tutte le informazioni, sono un po' così, Che senso? nel senso che sono un po' in dubbio, quasi rassegnati per come possono fare per loro, ecco, diciamo, no? Mm. Mm. Però sono molto felici di essere stati invitati, no? Nel senso, contenti di quello che hanno visto e hanno ascoltato a fondo, però sono un po' così in dubbio, ecco.
Ehm, il marito mm, come posso dire? Sì, direi ancora più alleggerito, nel senso che dici, ok, adesso puoi fare questo tuo percorso da sola senza che io ci debba essere per forza. Adesso ti è chiaro e quindi si sente più libero e leggero, ecco. Mm. E come la vedi? Sempre in quel fiume d'aria? No, 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 adesso la vedo ehm, che in aria, no? Quindi che riesce a stare sollevata e che guarda intorno. Ok, Mhm. allora abbiamo finito. Sì. Arapampuche.